Cari fratelli e sorelle, oggi voglio per affrontare un argomento che è spesso frainteso e trascurato, l'atto di piangendo. Ci sono molte persone che credono che piangere è un segno di debolezza o qualcosa di cui vergognarsi. Tuttavia sono qui per dirti che questo è lontano dalla verità. Infatti credo che il pianto è uno dei più potenti e atti catartici che una persona può fare. Impegnarsi. Quando piangiamo non ci stiamo solo liberando emozioni e sentimenti repressi, ma lo siamo connettendoci anche con il nostro più profondo noi stessi, e permetterci di essere vulnerabili. Ora alcuni di voi potrebbero esserlo, pensando che piangere sia solo cosa da donne o bambini, o che ne sia un segno debolezza. Ma ti assicuro che non è così. Caso infatti molti grandi uomini in tutto il mondo. Si sa che la storia piange apertamente e senza vergogna. Prendiamo ad esempio il grande biblico figura di Gesù Cristo, quando ne sentì parlare la morte del suo amico Lazzaro. Pianse apertamente e senza esitazione. E quando era in il giardino di Getsemani, sapendo che stava per essere tradito e crocifisso, gridò a suo padre in cielo, implorando forza e guida. Così vedi, anche il Figlio di Dio stesso non aveva paura di piangere e di mostrare il suo emozioni. E se per lui era abbastanza buono, allora è certamente abbastanza buono per noi. Ma perché alcune persone piangono più di altri significa che sono più deboli o meno in grado di affrontare le sfide della vita? Assolutamente no. Infatti credo che chi piange più spesso sono effettivamente più in contatto con le loro emozioni e meglio in grado di farlo e elaborarli. Vedi che la vita non è sempre facile, lo siamo di fronte a tutti i tipi di sfide e ostacoli, sia fisici che emotivi. E talvolta il peso di questi le sfide possono essere travolgenti, ma quando piangiamo non ci arrendiamo né ammettiamo sconfitta. Piuttosto lo stiamo semplicemente riconoscendo. Siamo umani e dobbiamo lasciare che il nostro emozioni fuori. E che dire di quelli che piangere per cose apparentemente piccole, come a un film triste o una canzone toccante, fanno questo? Significa che sono eccessivamente sensibili o debole. Ancora una volta dico no, infatti lo credo. Queste persone sono semplicemente più in sintonia con la bellezza e la complessità del mondo intorno a loro. Quando piangiamo per un film triste o a canzone toccante, non stiamo solo piangendo a causa di ciò che vediamo o sentiamo. Stiamo piangendo perché ci stiamo connettendo con qualcosa di più profondo dentro di noi. Qualcosa che è mosso dalla bellezza e toccato dall'esperienza umana. Quindi, amici miei, se siete qualcuno che i pianti spesso non si vergognano né si sentono come se fossi debole, piuttosto abbraccia il tuo emozioni e permettiti di sentire tutto ciò che la vita ha da offrire. E se conosci qualcuno che piange spesso, no giudicarli o sminuirli. Invece offri loro il tuo supporto e capire e sapere che lo sono semplicemente esprimendosi al meglio modo in cui sanno come. In conclusione, volevo lasciarvi questo pensiero: piangere non è un segno di debolezza, ma piuttosto un segno di forza e coraggio. Ci vuole molto coraggio per permetterlo te stesso, per essere vulnerabile e da mostrare le tue emozioni al mondo. Quindi abbracciate le vostre lacrime, amici miei, e sappi che sono uno strumento potente per guarigione e crescita. Che Dio vi benedica tutti.